Perché sei felice? Mi chiese mia moglie incinta. Perché tu sei incinta e io non sono il padre, risposi con calma. A fine dessert, il suo mondo era già distrutto, irrimediabilmente crollato. Ecco come un ingegnere del software smaschera una moglie infedele. Mi chiamo Philip Garrison. Ho 50 anni e ho costruito una piattaforma SaaS senza la quale i reparti HR del Midwest non potrebbero funzionare. Stipendi, benefit, fascicoli dei dipendenti, tutto il pacchetto. 15 anni di giornate di 18 ore, di sacrifici estenuanti, così Whitney non avrebbe dovuto lavorare, così i nostri figli avrebbero avuto tutto. Natalie ha 14 anni, è nella lista degli onori, vuole diventare veterinaria. Austin ha appena compiuto 11, gioca a baseball come facevo io. 3 mesi fa, ho trovato qualcosa nel nostro documento condiviso sul cloud intitolato Aggiornamento Assicurazione Marzo. L'ho aperto. Conferma di appuntamento per un'ostetrica, la dottoressa Sarah Kellerman. Non avevamo mai parlato di avere un altro figlio. A malapena parlavamo di qualcosa che non fosse logistica. È allora che ho iniziato a osservare, a guardare davvero. Sono un tipo da software. Credo nei dati e nei modelli. La nostra piattaforma traccia tutto. 2 settimane dopo, ho avuto la conferma. Whitney era incinta di 12 settimane. Le note erano nella sua email, sincronizzate con il cloud che avevo impostato per la sicurezza familiare. 12 settimane. Ho contato a ritroso. Non eravamo stati intimi da Capodanno, e quella era stata una serata di champagne e nostalgia, non di passione. Avrei potuto esplodere, fare una scenata, ma non è così che si gestisce una crisi. Io valuto, io pianifico, io eseguo. Così quella sera l'ho portata da Rapa LS, un elegante ristorante italiano, tovaglie bianche, luci di candela soffuse. Sembrava confusa quando gliel'ho proposto. Qual è l'occasione? Mi ha chiesto Whitney. Serve un'occasione. Ho mantenuto la voce leggera. Pensavo sarebbe stato carino. Ha sorriso. Quello stesso sorriso di cui mi ero innamorato 22 anni fa. Solo che ora riuscivo a vedere il calcolo dietro. Ora siamo qui. Indossa un vestito blu scuro che non avevo mai visto. I capelli raccolti come quando uscivamo insieme. Ha ordinato il salmone. Io la costata. Non mangerò. Il cameriere ha portato il vino. Lei ha fatto cenno di no. Non ho voglia stasera, ha detto Whitney. Sei sicura? Sì, sicuro. Ha bevuto solo acqua. Il ristorante sembrava muoversi intorno a noi, tutto si confondeva, la musica del piano, le risate di un altro tavolo, eppure al nostro tavolo tutto si era fermato, come sospeso nel tempo, immobile mentre il mondo girava vorticosamente intorno. Allora, cosa sta succedendo davvero, Phil? Ti comporti in modo strano. Ho posato la forchetta. Ho pensato a noi, al futuro. Lei si è spostata. Ok. Alla famiglia. Cosa ci aspetta? La sua mano è andata al ventre per un attimo, protettiva. Si è ripresa, l'ha riportata sul tavolo. Phil, se è per, sono felice, l'ho interrotta, mantenendo la voce calma, fredda. Davvero felice, anzi. Whitney ha battuto le palpebre. Bene. Lo è. Mi sono appoggiato allo schienale. Mi hai chiesto perché volevo cenare fuori stasera. Perché sembro diverso? È perché sei incinta. Ho visto il colore svanire dal suo viso. E io non sono il padre. Il ristorante continuava a muoversi intorno a noi, la musica del piano, le risate di un altro tavolo, tutto così lontano, eppure al nostro tavolo tutto si era fermato, congelato. Whitney apriva la bocca, la chiudeva, la riapriva. Cosa hai appena detto? Mi sono alzato, ho tirato fuori 3 banconote da 20 dal portafoglio e le ho lasciate cadere sul tavolo con un gesto lento, carico di significato. Buona serata, ho detto piano, senza aggiungere altro.
Poi sono uscito, lasciandola lì seduta con il suo mondo che cominciava a crollare, silenzioso e irreparabile. Sono salito in macchina e ho guidato verso casa in completo silenzio. Quando è rientrata un'ora dopo, tacchi che battevano, respiro affannoso e corto, io ero già andato via. Non sono andato lontano, solo al Marriott a 3 isolati da casa nostra. Mi sono registrato a nome mio, ho pagato in contanti, ho detto alla reception che non volevo il servizio di pulizia. Camera 412, suite all'angolo con vista sul parcheggio e nient'altro. Perfetto. Mi sono seduto sul letto e ho aperto il portatile. Il software che avevo installato sulla rete di casa 3 mesi prima stava ancora girando. Ogni dispositivo in casa, ogni accesso, ogni ricerca, ogni messaggio, tutto registrato, tutto con data e ora, tutto salvato su un server sicuro che Whitney non sapeva nemmeno esistesse. Il telefono ha vibrato. Whitney. Ho rifiutato la chiamata. Ha vibrato di nuovo. Rifiutata. Poi è arrivato il messaggio. Phil, per favore, dobbiamo parlare. Non è come pensi. Torna a casa. Ho girato il telefono a faccia in giù e sono tornato al portatile. Il vero lavoro stava appena iniziando. Vedi, quando costruisci software per HR, impari una cosa importante. Le persone sono creature abitudinarie. Usano le stesse password, fanno acquisti negli stessi negozi, seguono gli stessi schemi. Winnie non faceva eccezione. Avevo accesso a tutto da anni. Account condivisi, certo, ma anche la sua email personale, i social, il cloud, tutto sincronizzato con i sistemi familiari che avevo impostato per comodità. Ho aperto la sua Gmail, cercato Dr. Kellerman. 47 risultati in 8 mesi. Appuntamenti, risultati di test, conferme di prescrizioni. Poi ho cercato un nome che vedevo spesso nei suoi dati di localizzazione. Trevor. Trevor Halstead, 34 anni, consulente marketing. Lavorava in un ufficio a 2 edifici da dove Whitney faceva volontariato al centro comunitario. Il suo profilo LinkedIn lo mostrava sorridente davanti a una BMW, foto professionale che gridava «Ho raggiunto il massimo all'università». Ho trovato i loro messaggi in una cartella. Lei l'aveva chiamata al club del libro carino. Non c'era nessun club del libro. Solo mesi di pianificazione di incontri, camere d'albergo, bugie su dove sarebbe stata e quando. Un messaggio di 6 settimane fa spiccava. Whitney scriveva, ultimamente è distante. Penso che sospetti qualcosa. Risposta di Trevor, forse è ora di dirglielo. Non possiamo continuare così. Whitney, non ancora. Devo sistemare la logistica, i bambini, la casa, tutto. Trevor, e il bambino? Whitney, me ne occuperò. Fidati, me ne occuperò. Come se fossi un problema da gestire. Una questione logistica nel suo grande piano. Ho fatto screenshot di tutto. Salvato su 3 diversi dischi. Cifrati, duplicati. Poi ho aperto un'altra cartella. Conteneva documenti che avevo preparato nelle ultime 6 settimane con il mio avvocato, Richard Pembroke. 40 anni di esperienza in diritto di famiglia. Reputazione di essere meticoloso e spietato. La petizione per la separazione già pronta, già revisionata, da depositare lunedì mattina. Accordo di divisione dei beni, proposta di custodia dei figli, dichiarazioni finanziarie con ogni conto, ogni investimento, ogni proprietà, la casa, entrambi i nostri nomi. Ma io avevo fatto i pagamenti dal conto aziendale negli ultimi 3 anni. Facile da dimostrare. La baita al nord che avevamo comprato per i weekend. Il titolo trasferito a mio nome 2 mesi fa, quando l'ho rifinanziata. Whitney aveva firmato senza leggere. Troppo occupata a scrivere a Trevor del loro prossimo incontro. I fondi per il college dei bambini erano intestati a me come tutore prima ancora che Whitney e io ci sposassimo. Ho protetto la mia ditta individuale aperta 3 anni prima del matrimonio. Proprietà completamente separata. Ogni centesimo guadagnato,
ogni cliente acquisito, ogni riga di codice scritta, era mia. Lei non aveva alcun diritto. Avevo passato 6 settimane a muovere pezzi su una scacchiera. Lei non sapeva che stavamo giocando e ora la partita era in corso. Il telefono ha squillato di nuovo. Questa volta era mia madre, Eleanor. Ho risposto. Philip, ha detto, voce tesa, carica di preoccupazione. Whitney mi ha appena chiamata. È isterica. Ha detto che sei uscito dalla cena e non rispondi alle sue chiamate. Che succede? Ti ha detto perché? Ho chiesto, mantenendo la voce ferma, controllata. Ha detto che non sa, che hai fatto un'accusa folle e te ne sei andato. Mamma, è incinta del figlio di un altro. Silenzio, così lungo da farmi controllare se la chiamata si fosse interrotta. Philip, ha detto infine mia madre. Voce cambiata, più dura, più decisa. Sei sicuro? Il test del DNA è arrivato ieri. Ce l'ho da 2 settimane. Volevo essere assolutamente certo prima di fare qualsiasi cosa. Oh, tesoro. La sua voce si è ammorbidita, carica di dolore. Mi dispiace tanto. Non devi. Me ne sto occupando. Dove sei adesso? In hotel. Starò qui un po'. Puoi tenere i bambini domani? Ho detto loro che avevo un viaggio di lavoro. Certo, Natalie e Austin possono stare quanto vuoi. Grazie, mamma. Philip, qualunque cosa tu stia pianificando, sii intelligente. Ho sorriso. Sempre lo sono. Dopo aver chiuso, sono tornato al portatile. Un'ultima cosa da sistemare stanotte. Ho fatto il login sulla nostra piattaforma finanziaria condivisa, quella dove Whitney poteva vedere il conto corrente, i risparmi, il budget familiare. Ho trasferito tutto su un nuovo conto. Il fondo di riserva aziendale che avevo aperto il mese scorso. Ogni dollaro tranne esattamente 5.000, abbastanza per 2 settimane di spesa e benzina. Poi ho cambiato tutte le password. Quando Whitney si fosse accorta di quello che avevo fatto, sarebbe stato lunedì. E per lunedì, i documenti sarebbero già stati depositati. Il telefono ha vibrato un'ultima volta. Whitney, di nuovo, per favore, dimmi cosa ho fatto di sbagliato. Possiamo sistemare tutto. Ho scritto solo 3 parole. Controlla la tua email. Poi le ho inviato ogni screenshot, ogni messaggio con Trevor, ogni conferma di appuntamento, ogni bugia documentata e datata. Non ho aspettato una risposta. Ho chiuso il portatile, spento il telefono e sono andato a dormire. Domani iniziava il vero lavoro. La domenica mattina è arrivata con la pioggia. Quella che batte sulle finestre dell'hotel e sulle lenzuola e ti fa venir voglia di restare a letto. Io non avevo quel lusso. Avevo 2 figli che dovevano sapere che il loro mondo stava per cambiare. E non avrei lasciato che Whitney raccontasse la sua versione per prima. Sono andato a casa di mia madre a Edgewater. Una modesta casa a 2 piani dove sono cresciuto, dove mamma teneva ancora i miei vecchi trofei di baseball sul camino, come se potessi tornare a giocare. Natalie e Austin erano in cucina quando sono arrivato, mangiavano pancake che mia madre aveva fatto con troppo sciroppo, come sempre. Papà. Austin si è alzato di scatto, sciroppo sul mento. Nonna ha detto che sei in viaggio di lavoro, ma sei qui. Il viaggio è stato cancellato, amico, ho detto, accarezzandogli i capelli. Hai un attimo per parlare? Natalie ha alzato lo sguardo dal piatto. 14 anni e già legge le persone meglio di molti adulti. Cosa c'è che non va? Non c'è niente che non va. Devo solo parlare con voi di una cosa. Finite prima la colazione. Mia madre mi ha guardato dalla cucina. Non subito. Sapeva cosa stava per succedere. 20 minuti dopo eravamo seduti nel soggiorno di mia madre. Austin sul divano accanto a me. Natalie sulla poltrona, con le braccia incrociate come se si stesse preparando a un impatto.
La vostra mamma ed io stiamo divorziando, ho detto. Niente preamboli, niente attenuanti, solo la verità. Il volto di Austin si è contratto. Cosa? Perché? Perché a volte le persone si allontanano, ho iniziato, ma Natalie mi ha interrotto. È una sciocchezza, papà, ha detto con voce tagliente. Le persone non si allontanano così. Cosa è successo? Ho guardato mia figlia, l'intelligenza nei suoi occhi, il modo in cui si era spostata in avanti come pronta a difendersi. Meritava la verità. Una versione adatta alla sua età. La verità è che tua madre ha fatto qualcosa che ha spezzato la nostra fiducia, ho detto con cautela. Qualcosa che non posso perdonare, e non è giusto per nessuno di noi fingere che non sia successo. Ha tradito, ha chiesto Natalie, diretta come un martello. Austin ha fatto un respiro affannoso. Natalie, ho 14 anni. Non sono stupida. Le persone divorziano per 3 motivi: soldi, tradimento o abuso. Papà guadagna bene e non è il tipo violento. Aveva ragione. Ho annuito. Sì, ha tradito. Austin ha iniziato a piangere. Lacrime silenziose gli scorrevano sul viso, che cercava di asciugare con la manica. Natalie ha stretto la mascella, ma non ha pianto. È rimasta lì a elaborare, a mettere insieme i pezzi. È per questo che te ne sei andato venerdì sera a cena? Ha chiesto. Mamma è tornata piangendo, si è chiusa in camera e non ha voluto parlare con noi. Sì, è per quello. Dove eri ieri sera? In hotel. Avevo bisogno di spazio per pensare. Natalie ha annuito lentamente, poi ha fatto la domanda che temevo. Dove andremo a vivere? Con me, ho risposto con fermezza. Non vi lascerò. Sistemiamo i dettagli, ma starete con me. Entrambi. E la mamma? Ha chiesto Austin con voce piccola. Sarà sempre vostra mamma. La vedrete ancora. Ma la vita di tutti i giorni sarà con me. Austin ha sepolto il viso nella mia spalla e ha cominciato a piangere più forte. L'ho stretto a me, lasciandolo sfogare. Oltre la sua testa, ho guardato Natalie. Non piangeva, ma le mani tremavano. Papà, ha detto piano. Sì, tesoro. Non voglio andare con lei. Non mi importa cosa dice il tribunale. Voglio stare con te, papà. Lo dico sul serio. La sua voce si è rotta finalmente. Ci ha mentito. A tutti noi. Ha cominciato a piangere davvero. L'ho tirata sul divano accanto ad Austin. Li ho tenuti stretti mentre si sgretolavano, mentre la loro infanzia finiva un po' prima di quanto avrebbe dovuto. Mia madre è comparsa sulla soglia con dei fazzoletti, li ha messi sul tavolino e poi è sparita di nuovo, lasciandoci spazio. Dopo un po', Austin si è staccato. Papà, starai bene. Ho sorriso. Il mondo dei bambini stava crollando e lui si preoccupava per me. Starò bene. Meglio di bene. Lo saremo tutti. Promesso. Promesso. Natalie si è asciugata gli occhi. E adesso cosa succede? Domani il mio avvocato depositerà i documenti. Sarà complicato per un po', avvocati, udienze, un sacco di cose da adulti di cui non dovete preoccuparvi. Ma staremo bene. Noi 3. E se la mamma prova a portarci via? Ha chiesto Austin. Potrà provarci, ho detto. Ma ho tutto documentato. Ogni bugia, ogni decisione che ha preso. Quando il giudice vedrà quello che ho, non ci saranno dubbi su dove dovete stare. Natalie ha incrociato il mio sguardo. Stai pianificando tutto da 6 settimane. Bene, ha detto con forza. Spero che ti porti via tutto. L'ufficio di Richard Pembroke odorava di pelle e vecchi soldi. Pannelli di legno scuro, libri di legge probabilmente mai aperti dal 1987. Foto di lui che stringeva mani a giudici e politici. Praticava il diritto di famiglia da prima che io nascessi. E la sua reputazione era semplice, vinceva.
Philip Richard si è alzato quando sono entrato, porgendomi la mano. 65 anni, capelli argentati, abito che costava più dell'affitto mensile di molti. Puntuale. Non potevo mancare. Ci siamo seduti. Ha aperto una cartella spessa come un elenco telefonico. Ho esaminato tutto quello che mi hai mandato, email, documenti finanziari, risultati del DNA. È una causa quasi scontata. Quindi, depositiamo oggi. Già fatto. Il Corriere ha consegnato la petizione al tribunale alle 8 di mattina. Tua moglie sarà notificata entro un'ora. Ho usato un ufficiale giudiziario di nome De Marco. Molto professionale, molto discreto. Ho annuito. Congelamento dei beni attivo da stamattina. Non può accedere ai conti comuni, vendere proprietà condivise o prendere decisioni finanziarie importanti senza l'approvazione del tribunale. Ho anche depositato una mozione d'urgenza per la custodia temporanea basata sulle prove di infedeltà e irresponsabilità finanziaria. Richard ha tirato fuori un altro documento. Voglio anche parlare della testimonianza dei bambini. Natalie ha 14 anni, in questo stato è abbastanza grande perché il tribunale consideri la sua preferenza. Se è disposta a parlare con il giudice, mi ha già detto che vuole stare con te. Ho interrotto. L'ho detto ieri davanti a mia madre come testimone. Ancora meglio. Lo includeremo nel deposito. Quanto a Austin, ha 11 anni. Il tribunale non gli chiederà di scegliere, ma possiamo presentare prove che sei stato il genitore principale per compiti, aiuto, sport, visite mediche. Non aveva torto. Ero stato a ogni colloquio con gli insegnanti, a ogni partita di baseball, a ogni visita dal medico. Whitney c'era stata anche lei, a volte, quando non interferiva con il suo club del libro o la palestra. E la casa, ho chiesto. Proprietà separata acquistata prima del matrimonio. Intestata solo a te. Lei non ha diritti. Anche l'attività è separata, avviata prima del matrimonio, senza mescolare i beni. Separazione netta. Il suo avvocato combatterà. Richard ha sorriso. Fene predatorio. Lasciali fare. Sarà una battaglia in salita senza munizioni. A meno che non abbia prove che nascondi beni o maltratti i bambini, cosa che non fai. Non ha nulla. Il suo miglior risultato sarà la visita sorvegliata e forse qualche mantenimento per 1 anno o 2 finché si rimetterà in piedi. Non voglio darle nulla. Allora argomenteremo l'abbandono dei doveri coniugali. L'infedeltà è motivo per la perdita del mantenimento. È un azzardo, ma con queste prove ha battuto la cartella. Posso farcela valere. Il mio telefono ha squillato. Messaggio da un numero sconosciuto. L'ho aperto. Bastardo. Come hai fatto? Whitney doveva essere appena stata notificata. È arrivato un altro messaggio. I bambini stanno piangendo. Sei felice adesso? L'ho mostrato a Richard. Lui ha appena dato un'occhiata. Non rispondere. Qualsiasi cosa tu dica può essere usata contro di te. Lasciala sfogare nel vuoto. Un altro messaggio. Per favore, possiamo parlare? Incontriamoci da qualche parte. Richard ha messo la mano sul mio telefono. Philip, non rispondere. È esattamente quello che ci aspettavamo. Cercherà di manipolarti, farti sentire in colpa, qualsiasi cosa per farti cedere. Non darle questa soddisfazione. Ho spento il telefono. E adesso? Aspettiamo la sua risposta. Ha 30 giorni per presentare ricorso. Nel frattempo, continua a fare esattamente quello che stai facendo. Sii il padre perfetto. Gestisci la tua attività. Rimani pulito. Niente appuntamenti, niente alcol, niente che possa essere usato contro di te. Capito? Richard si è chinato in avanti. Faccio questo lavoro da tanto tempo. Ho visto uomini rovinati perché si sentivano in colpa, volevano essere gentili, pensavano che essere generosi avrebbe reso tutto più facile.
Non essere quel tipo. Lei ha fatto le sue scelte. Ora deve vivere con le conseguenze. Mi sono alzato e gli ho stretto la mano. È proprio quello che intendo fare. Il mercoledì pomeriggio ho ricevuto una chiamata dalla mia CFO, Linda Martinez. Era con l'azienda dal secondo anno, quando lavoravamo in un ufficio in un centro commerciale e mangiavamo ramen a pranzo. Se Linda chiamava a metà giornata, c'era un problema. Philip, abbiamo un problema, ha detto senza preamboli. Che tipo di problema? Qualcuno ha avuto accesso ai dati delle buste paga dei dipendenti senza autorizzazione negli ultimi 8 mesi. Mi sono fermato in un parcheggio di una stazione di servizio. Chi? Le credenziali di accesso di Whitney. Non lavora qui da 3 anni, ma il suo accesso amministrativo non è mai stato revocato. Qualcuno lo ha usato per estrarre informazioni su salari, benefici, file personali dei dipendenti. Ho stretto la mascella. Mandami i log, tutto. 20 minuti dopo ero nel mio ufficio a fissare le timbrature che raccontavano una storia chiara. Whitney aveva sistematicamente usato la nostra piattaforma HR, scaricando dati riservati dei dipendenti, nomi, indirizzi, numeri di previdenza sociale, storici salariali, tutto ciò che serviva per rubare identità o vendere dati ai concorrenti. Ho chiamato subito Richard. È spionaggio industriale, ha detto dopo che gli ho spiegato. Se ha condiviso queste informazioni con qualcuno, soprattutto un concorrente, avrai accuse penali oltre al divorzio. Possiamo dimostrare che le ha condivise. Ci servono le sue comunicazioni. Email, messaggi, archivi cloud. Hai accesso. Ho sorriso amaramente. Ho tutto. Quella sera ho passato al setaccio le tracce digitali di Whitney con occhio forense. Ho trovato il colpo grosso in una cartella chiamata lavoro di consulenza. Decine di file contenenti dati dei dipendenti della mia azienda, tutti inviati a un indirizzo email di Stratton Solutions, il nostro più grande concorrente. Il contatto, Trevor H. Elstead, il suo fidanzato, lavora per loro. Ho richiamato Linda, ho messo il nostro team legale al lavoro. Voglio un audit completo di ogni file accesso, ogni download, ogni possibile violazione, e lo voglio ieri. Philip, se questo dovesse uscire. Non uscirà, non ancora. Ma voglio tutta la documentazione, ogni singolo accesso registrato e riportato. Quando saremo pronti, li seppelliremo entrambi. Giovedì mattina incontrai il nostro avvocato aziendale, James Reeves. Gli mostrai tutto, l'accesso non autorizzato, il furto di dati, il trasferimento a un concorrente. Questo è un reato penale, disse secco James. Frode informatica, furto di segreti commerciali, potenzialmente ricco, se riusciamo a dimostrare la cospirazione. Non voglio ancora sporgere denuncia, dissi. Voglio usarlo come leva nel divorzio. Voglio che capisca bene le conseguenze di sfidarmi. James alzò un sopracciglio. Vuoi ricattare tua moglie? Voglio che capisca cosa le succederà se decide di combattermi. Ha rubato dalla mia azienda, compromesso dati dei dipendenti, potenzialmente ci è costata clienti. Lei accetta i miei termini nel divorzio. Io tengo tutto nascosto. Se si oppone, sporgo denuncia penale e cause civili. È brutale. Se l'è meritato. Venerdì, Richard notificò a Whitney una petizione modificata, aggiungendo una sezione che dettaglia lo spionaggio industriale, il furto di dati, la potenziale responsabilità penale, allegando copie di ogni registro di accesso, ogni file scaricato, ogni email inviata a Trevor. Mi chiamò entro un'ora. Non risposi. Chiamò ancora e ancora, insistentemente. Alla fine mandò un messaggio: per favore, dobbiamo parlare. Non sapevo cosa stessi facendo. Risposi con una frase sola: il tuo avvocato ha i miei termini. Firmali o affronta la denuncia. La sua risposta arrivò 2 minuti dopo: mi stai distruggendo. Scrissi: ti sei distrutta da sola. Io sto solo documentando. Poi bloccai il suo numero e tornai al lavoro.
2 settimane dopo, Whitney firmò tutto ciò che chiesi, la custodia esclusiva di entrambi i figli, la casa, l'azienda, tutti gli investimenti e i conti pensionistici. Lei ottenne la macchina, $5.000 e tutto ciò che riuscì a infilare. Niente assegno di mantenimento, niente alimenti, nulla da parte mia. Richard chiamò per confermare. Ha firmato mezz'ora fa. Il suo avvocato sembrava reduce da una guerra. Non credo di aver mai visto qualcuno cedere così completamente. Non aveva scelta, dissi. No, non ce l'aveva. L'angolo dello spionaggio industriale è stato geniale. Il suo avvocato sapeva che se fosse andata a processo, sarebbe finita in prigione e avrebbe perso tutto comunque. Almeno così se ne va via libera. Per ora, stai ancora valutando le accuse penali. Sto valutando le opzioni. Se resta lontana da me e dai bambini, se non crea problemi, lascerò perdere. Ma se prova a combattere in futuro, a dire che è stata costretta o manipolata, allora consegno tutto al procuratore e lascio che se ne occupi lui. Richard rise. Sei un uomo freddo, Philip Garrison. Sono un uomo prudente. C'è differenza. Quella sera, lo dissi ai bambini. Natalie lo prese secamente, annuì una volta e tornò ai compiti. Austin pianse un po', poi mi abbracciò forte, stringendomi così forte che sentii il cuore serrarsi nel petto. Chiese se avrebbe visto ancora sua madre. Gli dissi, sì, visite sorvegliate una volta al mese finché il tribunale non deciderà diversamente. Ma restiamo con te, chiese. Restate con me, entrambi, per sempre. Grazie, papà. La mattina dopo, Whitney venne a prendere le sue cose. Le avevo già imballate. Vestiti in scatole, oggetti personali e sacchi della spazzatura, tutto accatastato in garage come una svendita che nessuno voleva. Arrivò con la macchina di Trevor. Lui restò al volante, occhiali da sole, fingendo di non essere terrorizzato, ma si vedeva chiaramente la paura sotto quella maschera. Uomo intelligente. Winnie scese lentamente, guardò le scatole, poi me in piedi nel vialetto. È tutto qui, chiese, esitante. È tutto. Tutto ciò che è tuo. Posso vedere i bambini? No. La sua faccia si scompose. Philip, per favore. Sono i miei figli. Avresti dovuto pensarci prima di vendere i segreti aziendali al datore di lavoro del tuo fidanzato. Sei fortunato che non ti faccia arrestare. Non insistere. Non sapevo cosa fossero quei file. Trevor ha detto che gli servivano. Non mi interessa cosa ha detto Trevor. Hai rubato a me. Ai nostri dipendenti, a chi ci ha affidato i propri dati personali. Hai fatto la tua scelta. Cominciò a piangere. Mi dispiace. Mi dispiace tanto. Le scuse non risolvono. Trevor suonò il clacson. Whitney sobbalzò, guardò lui, poi me. Posso scrivere loro lettere? Chiamarli tramite il tuo avvocato. Non direttamente. Se provi a contattarli senza passare dai canali giusti, chiederò un ordine restrittivo. Hai pensato a tutto, disse Amara. Io ho avuto 6 settimane. Tu 10 mesi per pensare alle conseguenze. Credo di essere solo più brava a pianificare. Caricò le scatole in macchina in 3 viaggi. Lui non scese mai ad aiutarla. Restò lì a scorrere il telefono come se fosse un problema di qualcun altro. Quando finì, Whitney si fermò accanto alla portiera del passeggero. Il bambino non è un mio problema. Tu e Trevor ve la sbrigate. Si fermò. Ingoiò a fatica. Lui non vuole. Non è pronto a essere padre. Allora hai scelto l'uomo sbagliato. Non è un mio problema. Salì in macchina. Partirono. Li guardai finché non svoltavano l'angolo, poi tornai dentro dove Natalie osservava dalla finestra. Se n'è andata, chiese mia figlia. Sì, se n'è andata. Bene. Natalie si allontanò dalla finestra. Non ci serve comunque.
Forse non ci serviva. Forse stavamo meglio senza le bugie, la manipolazione, il continuo chiedersi cosa fosse vero e cosa recitato. O forse me lo dicevo solo per farmi stare meglio. In ogni caso, era finita. La chiamata arrivò dalla scuola di Natalie un giovedì pomeriggio. La preside Davis, voce tesa e a disagio. Signor Garrison, dobbiamo discutere di una situazione che coinvolge sua figlia e altri studenti. Può venire domani mattina. Che tipo di situazione? Una pausa. Riguarda post sui social media sulla vostra situazione familiare. Preferisco parlarne di persona. Liberai l'agenda. Arrivai alle 8 in punto. La preside Davis mi accolse nel suo ufficio, sembrava non aver dormito. Natalie sedeva nell'area d'attesa fuori, braccia incrociate, mento alto, sfidante. Cos'è successo? Chiesi appena chiusa la porta. Davis aprì il computer, mi mostrò una serie di post Instagram da vari account studenteschi, screenshot di conversazioni testuali, un video girato nei corridoi della scuola. Tutti con mia moglie, ex moglie. Tecnicamente, però, il divorzio non era ancora definitivo. Sono iniziati a circolare 2 giorni fa, spiegò Davis. Qualcuno ha diffuso dettagli sul vostro divorzio, la relazione, la gravidanza, le accuse di spionaggio industriale. È diventato l'argomento principale tra gli studenti del secondo anno. Scorsi i post, vidi il volto di Whitney photoshoppato in vari meme. Commenti crudeli e feroci, distruttrice di famiglie, traditrice, ladra. Peggio di così non ripeto. Da dove viene tutto questo? Chiesi. Stiamo ancora indagando, ma diversi studenti hanno detto che la fonte è Natalie. Guardai mia figlia attraverso la finestra dell'ufficio. Incontrò il mio sguardo, senza distogliere gli occhi. Parlerò con lei, dissi. Signor Garrison, abbiamo una politica severa contro il cyberbullismo. Se Natalie ha iniziato tutto questo, dissi, parlerò con lei. Davis annui a malincuore. Stiamo valutando una sospensione, almeno 3 giorni. Farò quello che devo. Uscii dal suo ufficio. Natalie si alzò quando mi vide. Camminammo verso la macchina in silenzio. Non parlammo finché non fummo in strada, diretti a casa. Vuoi dirmi cosa è successo? Chiesi. Kelly Patterson ti ha chiamato perdente, disse Natalie con tono piatto, tagliente. Ha detto che sua madre le ha detto che la tua mamma se n'è andata perché eri noioso e non la soddisfacevi. Che ha cambiato con uno più giovane e più bello. Stringevo la mascella. Quindi hai diffuso i dettagli del divorzio. Ho corretto la versione. Mamma non se n'è andata. L'hai cacciata per tradimento e furto alla tua azienda. Ho mostrato a Kelly i documenti del tribunale. Li ha condivisi. Natalie, cosa dovevo fare? Papà, lascia che ti insultino. Lascia che facciano sembrare mamma una vittima e te il cattivo. Avresti potuto ignorarlo. Come hai ignorato quello che ha fatto mamma? Si voltò verso di me, con uno sguardo duro. Tu hai documentato tutto. Hai costruito un caso. Hai fatto in modo che tutti conoscessero la verità. Io ho fatto la stessa cosa. Non aveva torto. Avevo fatto proprio quello. Avevo messo le azioni di Whitney nei documenti legali, nelle carte del tribunale accessibili a chiunque. Volevo che la verità venisse fuori. Natalie aveva solo accelerato il processo. La scuola vuole sospenderti. Lo so. Ne vale la pena. Vale la pena essere sospesa pur di avere questo alle spalle. Sì. Senza esitazione, perché ora tutti sanno. Mamma è quella che ha sbagliato. Non tu, non noi. Lei. Entrai nel vialetto, spensi il motore. Sai, questo renderà tutto più difficile per noi. Era già difficile. Almeno ora è onesto. Quella sera, Whitney chiamò. La prima volta che risposi a una sua chiamata in 3 settimane. Urlò prima che potessi dire ciao, tua figlia mi sta distruggendo la vita.
Sta pubblicando le mie informazioni personali online, sta mettendo contro di me tutta la scuola, mi fa sembrare una criminale. Risposi con freddezza tagliente, sei una criminale. Il furto di dati è un reato penale. Vengo molestata. La gente mi chiama, viene al mio appartamento, mi urla nei negozi. Qualcuno ha tirato le uova sulla mia macchina. Peccato. Forse dovresti fare una denuncia. È colpa tua. Hai girato i bambini contro di me. Non ho fatto nulla. L'hai fatto tu quando hai deciso che Trevor era più importante della tua famiglia. Voglio vederli. Il tribunale ha stabilito visite sorvegliate. Il tribunale ha anche detto che le visite possono essere negate se ci sono prove di danno emotivo ai bambini. La sospensione di Natalie per il tuo comportamento è una prova. Whitney tacque. Poi la voce si spezzò, più vulnerabile ma ancora carica di dolore. Come siamo arrivati a questo, Phil? Hai fatto una scelta. Poi un'altra. Poi un'altra. Questo è dove ti hanno portato quelle scelte. Ti ho amato. Ti amo ancora. No, non è vero. L'amore non ruba. L'amore non mente. L'amore non tradisce. Quello che provavi era comodità, conforto, sicurezza, ma non amore. Chiusi la chiamata prima che potesse rispondere. Natalie apparve sulla soglia. Era mamma. Sì. Cosa voleva? Incolpare tutti tranne se stessa. Natalie annui, si avvicinò e mi abbracciò. Grazie per non esserti arrabbiato per la cosa della scuola. Oh, sono arrabbiato, dissi. Ma sono anche orgoglioso. Hai difeso ciò che era giusto. Vorrei solo che l'avessi fatto con più astuzia. La prossima volta, disse, non ci sarà una prossima volta. È finita. Mamma se n'è andata. Andiamo avanti. Prometti. Prometto. Ma anche mentre lo dicevo, sapevo che non era vero. Non era finita. Non di certo. Perché la mattina dopo l'avvocato di Whitney presentò una mozione d'urgenza sostenendo che io stavo istruendo i bambini a diffamarla, che li stavo usando come armi nel divorzio. Il tribunale fissò un'udienza per la settimana successiva. E improvvisamente tutto ciò che avevo costruito era a rischio. La giudice Patricia Moreland aveva una reputazione. 40 anni in magistratura, niente scherzi, tagliente come vetro rotto. Non tollerava giochi, non accettava scuse e riconosceva un bugiardo a 50 passi. Indossavo il mio miglior abito. Richard sedeva accanto a me, con la valigetta piena di documenti. Di fronte, Whitney e la sua avvocatessa, Margaret Sullivan, entrambe pronte alla battaglia. Questa è una mozione per modifica urgente della custodia, disse la giudice Moreland leggendo dai suoi appunti. Signora Sullivan, lei sostiene un caso di alienazione genitoriale. Margaret si alzò. Sì, vostra onore. Il signor Garrison ha sistematicamente allontanato i bambini dalla madre. Sua figlia ha recentemente diffuso a scuola informazioni riservate sul divorzio, causando alla signora Garrison un grave disagio emotivo e umiliazione pubblica. Richard Pembroke si alzò. Vostra onore, le informazioni condivise dalla signora Patterson non erano riservate. Erano contenute in documenti giudiziari pubblici. Chiunque poteva accedervi, ma lei ha 14 anni. Margaret replicò che non avrebbe dovuto avere accesso ai documenti del divorzio. L'unico modo in cui li ha ottenuti è se suo padre glieli ha forniti. La giudice Moreland mi guardò. Signor Garrison ha mostrato i documenti del divorzio a sua figlia. Mi alzai. Le ho mostrato il test di paternità, vostra onore. Dopo che mi ha chiesto direttamente perché sua madre ed io ci stavamo separando, ho ritenuto che meritasse una risposta onesta, e le ho mostrato le informazioni sull'industria spionistica. Sono contenute nella petizione modificata, notificata alla signora Garrison. La sua avvocatessa ne ha una copia. Se Natalie le ha viste, è stato di sua iniziativa. La giudice annotò. Signora Sullivan,
Cos'altro sostiene la sua accusa di alienazione? I bambini si rifiutano di vedere la madre. La signora Garrison ha tentato più volte di contattarli, ma è stata sempre respinta. Il signor Garrison ha bloccato il suo numero sui loro dispositivi. Vostra onore, intervenne Richard, la signora Garrison è stata bloccata dopo aver violato l'ordine di custodia tentando di contattare i bambini direttamente, invece che tramite le visite supervisionate. Abbiamo documentazione di 17 chiamate e 34 messaggi in un periodo di 2 settimane. La giudice Moreland guardò Whitney. Signora Garrison, è vero? Whitney si alzò. Volevo solo parlare con i miei figli. Non vogliono vedermi. Non rispondono alle mie chiamate. Sono la loro madre. È anche vincolata dall'ordine di custodia. Ha violato quell'ordine tentando il contatto diretto. Sì. La giudice annotò di nuovo. Altro, signora Sullivan. Crediamo che il signor Garrison abbia istruito i bambini a odiare la madre, a vederla come nemica. È un caso classico di alienazione genitoriale. Richard aprì la valigetta. Vostra onore, vorrei chiamare a testimoniare Natalie Garrison. Margaret si alzò di scatto. Obiezione. È una minorenne. È inappropriato. Ha 14 anni, abbastanza perché il tribunale consideri le sue volontà secondo la legge statale. E si è offerta volontaria a testimoniare. La giudice Moreland rifletté. Lo permetto, ma sgombererò l'aula. Solo avvocati, genitori e il mio cancelliere. 5 minuti dopo Natalie sedeva sul banco dei testimoni. Indossava un vestito blu scuro, capelli raccolti, sembrava più matura dei suoi anni. Natalie, disse la giudice Moreland con dolcezza, capisci perché sei qui? Sì, signora. Mia madre pensa che mio padre mi abbia messa contro di lei. E lo ha fatto. No, signora. L'ha fatto da sola. Come? Natalie prese fiato. Mio padre non ha mai detto una parola cattiva su mia madre. Mai. Nemmeno dopo aver scoperto il tradimento, il bambino, il furto nella sua azienda. Ha detto solo che gli adulti a volte sbagliano. Allora perché non vuoi vederla? Perché ci ha mentito per mesi. Ci guardava negli occhi ogni giorno e mentiva. Come posso fidarmi di chi fa così? La giudice annuì. E le informazioni che hai condiviso a scuola? Non avrei dovuto farlo. È stato cattivo, ma ero arrabbiata. La mia amica ha detto che mio padre era un perdente, che mia madre l'aveva lasciato. Non era vero. Volevo che la gente conoscesse la verità. Tuo padre ti ha detto di condividere quelle informazioni? No, signora. Mi ha detto di ignorarle. Non l'ho ascoltato. La giudice guardò Whitney. Signora Garrison, ha domande per sua figlia. Whitney scosse la testa, le lacrime le rigavano il volto. Allora abbiamo finito. La giudice Moreland chiuse gli appunti. La mozione per modifica urgente della custodia è respinta. Rimane l'attuale accordo di custodia. Signora Garrison, le ricordo che ogni contatto con i bambini deve avvenire tramite visite supervisionate. Ulteriori violazioni comporteranno accuse di oltraggio alla corte. Margaret, provi ancora. Vostra onore, per favore. Lei è la madre e il signor Garrison è il padre. Un padre che, secondo tutte le prove presentate, ha agito correttamente durante tutto il processo. Udienza aggiornata. Il martelletto cadde. Fuori dal tribunale, Richard mi diede una pacca sulla spalla. È andata meglio del previsto. Natalie ci ha salvati. È una ragazza intelligente. Somiglia a suo padre. Guardai mia figlia, ferma vicino all'auto ad aspettare. Forte, testarda, leale. Tutto ciò che Whitney non era. Sì, dissi. Somiglia a me. 4 mesi dopo la finalizzazione del divorzio, ricevetti una lettera dall'ufficio del procuratore distrettuale.
Avevano esaminato le prove che avevo presentato riguardo allo spionaggio industriale di Whitney. Volevano procedere con l'accusa. Incontrai l'assistente procuratore Caroline Porter nel suo ufficio in centro. Aveva 36 anni, occhi acuti, reputazione per vincere casi che altri procuratori evitavano. Signor Garrison, le prove che ha fornito sono sostanziali, disse Caroline, spargendo documenti sulla scrivania. Accesso non autorizzato a sistemi protetti. Furto di dati riservati dei dipendenti. Trasmissione di quei dati a un concorrente. È un classico caso di frode informatica. Lo so. Potremmo sporgere denuncia. Probabile condanna. Lei rischierebbe da 18 mesi a 3 anni. Mi appoggiai allo schienale. Cosa vi serve da me? Testimonianza, documentazione tecnica, collaborazione durante il processo. Fece una pausa. E deve capire che se procediamo, diventerà pubblico, molto pubblico. La sua azienda finirà sui giornali. I suoi figli vedranno la madre arrestata. L'hanno già vista distruggere la nostra famiglia. Non è peggio di così. Ne è sicura. Pensai a Natalie e Austin. Alla stabilità che avevamo costruito negli ultimi 4 mesi, alla routine, alla normalità, alla lenta guarigione. Un processo avrebbe riaperto tutto. Cosa succede se non collaboro? Chiesi. Senza la sua testimonianza e i documenti aziendali, non abbiamo un caso. Lei se ne andrà. Fissai i documenti con le credenziali di accesso di Whitney, i timestamp, le prove di ogni file che aveva rubato. Una parte di me voleva vederla processata. Voleva che affrontasse conseguenze reali, oltre alla perdita della custodia e dei beni. Ma un'altra parte, quella che metteva a letto i miei figli la sera, che aiutava con i compiti e preparava la colazione, voleva solo che finisse. Ho bisogno di tempo per pensarci, dissi. A 48 ore. Dopodiché, il termine di prescrizione diventerà un problema. Lasciai il suo ufficio, tornai a casa e trovai Natalie a fare i compiti al tavolo della cucina. Austin giocava ai videogiochi nel soggiorno. Papà. Natalie alzò lo sguardo. Stai bene? Sembri stressato. Mi sedetti di fronte a lei. Il procuratore vuole accusare tua madre per il furto di dati. Natalie smise di muovere la penna. Lo faranno. Dipende da me. Hanno bisogno della mia collaborazione. Cosa vuoi fare? Non lo so. Una parte di me pensa che se lo meriti. Ha infranto la legge. Dovrebbe pagare. Ma tu e Austin state finalmente bene. Un processo riporterebbe tutto indietro. I servizi, le domande, tutto. Natalie chiuse il libro. Papà, posso dirti una cosa? Sempre. Non mi importa più cosa le succede. Ero arrabbiata. Volevo che pagasse per tutto quello che ha fatto. Ma ora voglio solo andare avanti. Voglio che stiamo bene. Austin apparve sulla soglia. State parlando di mamma? Sì, dissi. Vieni qui, campione. Si sedette accanto a Natalie. E lei? Potrebbe andare in prigione per quello che ha fatto alla mia azienda, ma solo se aiuto il procuratore a costruire il caso. Sto cercando di decidere cosa fare. Austin ci pensò su. Ci farà male se va in prigione. Forse. La gente parlerà. I giornali ne parleranno. Allora non farlo. Austin disse semplicemente, ora stiamo bene. Perché rovinare tutto di nuovo? Dalle bocche dei bambini. Guardai entrambi, i loro volti finalmente rilassati dopo mesi di tensione. La pace che avevamo faticato tanto a costruire. Va bene, dissi. Va bene. La mattina dopo chiamai Caroline Porter. Non collaborerò. Signor Garrison, è sicuro? Questa donna ha commesso crimini gravi. Lo so, ma devo pensare ai miei figli. Ne hanno già passate abbastanza. Tutti noi. Rimase in silenzio per un momento.
Capisco. Per quel che vale, penso che tu stia facendo la scelta giusta. A volte andare avanti è meglio che guardare indietro. Sì, anche io la penso così. 2 settimane dopo ricevetti un messaggio da Whitney. Prima comunicazione dopo mesi. Ho sentito che non hai sporto denuncia. Grazie. Non risposi. Non c'era più nulla da dire. Lei aveva fatto le sue scelte. Io le mie. La storia era finita. Quella sera, Natalie chiese se potevamo andare a trovare la tomba di mamma, la nonna, mia madre Eleanor, morta l'anno precedente. Andammo al cimitero, portammo dei fiori, restammo nell'aria fresca d'autunno. La nonna sarebbe orgogliosa di te, disse Natalie. Per come hai gestito tutto. Davvero pensi che lo sappia? Lei diceva sempre, la misura di un uomo è come tratta le persone quando ha potere su di loro. Tu avevi potere su mamma. Avresti potuto distruggerla completamente. Ma hai scelto la misericordia. Io ho scelto la pace, correggo. C'è differenza, vero? Ci pensai? Forse no. Tornammo a casa, cenammo, aiutammo Austin con i compiti di matematica. Guardammo Natalie esercitarsi con il violino per il prossimo recital. Vita normale, bella, noiosa, vita normale. E quella notte, per la prima volta da quando avevo scoperto il tradimento, dormii senza svegliarmi arrabbiato. La guarigione non era completa. Forse non lo sarebbe mai stata, ma era iniziata, e questo bastava. 8 mesi dopo, ero nell'auditorium della scuola di Natalie, a guardarla ricevere un premio per l'eccellenza accademica. Tutti voti alti per tutto l'anno. Nonostante tutto, non ero mai stato più orgoglioso. Austin sedeva accanto a me. Trofeo di baseball della partita del campionato sulle ginocchia. Avevano vinto 7-5 e lui aveva segnato il punto decisivo. Il ragazzino brillava. Dopo la cerimonia, andammo a prendere un gelato. Tradizione che avevo iniziato dopo il divorzio. Ogni traguardo, ogni pietra miliare, la festeggiavamo. Volevo che i ragazzi sapessero che, anche se la famiglia era cambiata, l'amore no. Papà, disse Natalie, con un cucchiaino di gelato al cioccolato in mano. Posso chiederti una cosa? Spara. Hai pensato di metterti a frequentare qualcuno? Risi. Da dove viene questa domanda? Sei stato solo per 8 mesi. Meriti qualcuno di buono. Non sono solo. Ho anche voi. Sai cosa intendo? Austin annui. Natalie ha ragione. Dovresti trovare una ragazza. Una ragazza? Voi due ci state davvero spingendo. Vogliamo solo che tu sia felice. Natalie disse, davvero felice? Non sono papà felice. Guardai mia figlia, 15 anni ormai, praticamente un'adulta. Sono felice. Essere tuo padre mi basta. E quando andremo al college? Sarai solo allora. Sono 6 anni che mancano. Me ne preoccuperò allora. Ma le parole di Natalie mi rimasero impresse. Quella notte, dopo che i ragazzi erano andati a dormire, aprì il portatile e guardai l'invito a una cena di lavoro nella mia casella di posta. Evento di networking nel settore tecnologico. Di solito noioso da morire, ma la relatrice principale attirò la mia attenzione. La dottoressa Jennifer Hayes, fondatrice di una startup di analisi sanitaria. Avevo sentito parlare della sua azienda, rispettavo il suo lavoro. Confermai la presenza. L'evento si teneva nella sala di un hotel in centro. 100 persone in giacca e cravatta che facevano finta di interessarsi alle presentazioni. Presi un drink e trovai un posto in fondo. La dottoressa Hayes salì sul palco. 43 anni, sicura di sé, brillante, parlò di come usare i dati per migliorare i risultati dei pazienti, di come costruire un'azienda dal nulla mentre cresceva 2 figli da madre single. Dopo il discorso, mi avvicinai e le strinsi la mano. Philip Garrison. Presentazione impressionante.
Lei strinse la mia con fermezza. Jennifer Hayes, grazie. Sei quello della piattaforma HR, giusto? Ho sentito parlare della tua azienda. Cose buone, spero. Molto buone. Usiamo il tuo software. Ci fa risparmiare ore ogni settimana. Parlammo per 20 minuti di affari, di costruire aziende, delle difficoltà di essere genitori single con carriere impegnative. Lei era divorziata da 3 anni, aveva 2 figlie gemelle di 16 anni. A volte è dura, ammise Jennifer. Bilanciare tutto, essere abbastanza per loro e per l'azienda. So esattamente cosa intendi. Sorrise. Ho la sensazione che tu lo sappia. Ci scambiammo i biglietti da visita. 3 giorni dopo mi chiamò. So che è un po' diretto, disse Jennifer, ma mi piacerebbe cenare insieme, solo noi due. Parlare di qualcosa che non sia lavoro, per una volta. Mi piacerebbe. Ci incontrammo in un ristorante tranquillo, parlammo per ore dei nostri figli, dei divorzi, dei sogni per il futuro, di ricostruire la vita dopo il tradimento, di fidarsi di nuovo, di aprirsi alle possibilità. Giuro che non avrei mai più frequentato nessuno, disse Jennifer durante il dessert. Mi ero detta che gli uomini non valevano il rischio. Cosa è cambiato? Mi sono stancata di essere arrabbiata. Ho capito che il mio ex mi aveva già tolto abbastanza. Non gli avrei permesso di portarmi via anche il futuro. Alzai il bicchiere per brindare ai futuri riconquistati. Lei toccò il suo contro il mio per i nuovi inizi. 3 mesi dopo presentai Jennifer ai ragazzi. Cena a casa nostra, informale, senza pressioni. Lei portò le sue figlie, Sofia ed Emma. Le ragazze si legarono con la musica. Emma suonava anche il violino e lei e Natalie passarono un'ora a confrontare tecniche. Dopo cena, io e Jennifer ci sedemmo sul portico sul retro mentre i ragazzi giocavano a carte dentro. Gli piaci, dissi. Mi piacciono. Sono bravi ragazzi, Philip. Hai fatto un lavoro straordinario. Ho avuto aiuto. Mia madre, prima che morisse. E i ragazzi stessi sono più forti di quanto io sia mai stato. Jennifer prese la mia mano. Sei più forte di quanto pensi. Restammo in silenzio, comodi. Dentro sentivo Natalie ridere per qualcosa che aveva detto Emma. Austin sfidare Sofia a una rivincita. Il suono della famiglia. Diversa da prima, ma non meno vera. Non avrei mai pensato di sentirmi così di nuovo, ammettei. Felice. Speranzoso. Nincio. Ma eccoci qui. Eccoci qui. 1 anno dopo il divorzio, portai i ragazzi nella baita al nord. Quella che Whitney e io usavamo visitare. Quella che avevo tenuto nel patteggiamento. Passammo il fine settimana a pescare, fare escursioni, seduti intorno al fuoco la sera. Questo posto sembra diverso, osservò Natalie l'ultima notte. In che senso? Più leggero. Come se fosse nostro adesso, non suo. Austin annui. Mi piace di più così. Guardai i miei figli, i loro volti illuminati dal fuoco. Pensai a quanto eravamo lontani da quella cena da Raphael, quando avevo lasciato un matrimonio costruito sulle menzogne. A questo momento di pace autentica. Whitney mi aveva scritto ancora qualche mese prima, chiedendo se i ragazzi volevano vederla. Avevo lasciato la decisione a Natalie e Austin. Entrambi avevano detto, no, non ancora. Forse un giorno, ma non ora. Avevo riferito il messaggio. Whitney non aveva risposto, e andava bene così. Alcune ferite hanno bisogno di tempo. Alcune di distanza. Alcune di entrambe. Papà, chiese Austin. Stai bene? Sorrisi. Sì, amico. Sto meglio che bene. Bene. Gettò un altro ceppo nel fuoco perché anche noi lo eravamo. E seduto lì, circondato dai miei figli, dalla vita che avevamo costruito dalle rovine del tradimento, capii qualcosa di importante. Whitney non aveva solo fallito nel distruggermi.
Mi aveva liberato, dato la possibilità di costruire qualcosa di vero, di onesto, di migliore. Avevo pensato che quella cena da Raphael fosse una fine. Si rivelò un inizio. Il primo giorno di una vita che volevo davvero vivere, e questo rendeva tutto il dolore degno di essere sopportato.